Poi un'altra cosa da provare assieme è tra molte virgolette il baking. Prendo la spugnetta e la cipria, io ho questa qua della Sienne, prendo la spugnetta e la picchietto così. In teoria ci vorrebbe la cipria quella un po' più polverosa, però vabbè. E poi qua faccio così qua. Oddio, penso si veda. Anche questo non mi dispiace sinceramente. Tra il contouring qua che mi fa il viso un po' più snello e la parte luminosa qua con l'effetto lifting tra molte virgolette di prima, non mi dispiace. Provo a metterne un po' di più e sopportate anche il naso. Non male. Proviamo anche dall'altra parte. Bello, molto più omogeneo qua sotto e non è lucido. Dopodiché proviamo a fare le guancette rosse facendo la W. Ne devo usare pochissimo perché è molto scuro. Questo l'ho già provato tante volte e mi piace tantissimo l'effetto, perché io sono molto chiara e non mi si colorano mai le guance, e quindi vedermi rosina un po' così mi piace. Oh, quanto è difficile da sfumare questo tipo di blush. Da una parte ce l'ho più scuro, vabbè. Comunque l'effetto così mi piace tantissimo. Questo è super approvato, ma l'avevo già, scusate il gioco di parole, l'avevo già provato a casa, anche adesso sono a casa, l'avevo già provato e quindi niente, quindi lo sapevo già che mi piaceva. Ora proviamo a fare l'ombretto utilizzando un piegaciglia. Prenderò un colore che un po' si veda ma non tanto, questo qui. Sto utilizzando questa palette di Revolution, non è ovviamente nella mia palette, però l'avevo comprata prima di sapere che era inverno. Forse qualcosina si salva, però non so che cosa. E ho preso questo qua, Sweet Hearts. Ne prendo un po' e proviamo. Allora, in teoria bisognerebbe appoggiarlo qua e poi io adesso non vedo niente perché sono ciospa. Scusate se non guardo sempre qua ma non vedo. Quindi si appoggia qua e poi si utilizza per così. Adesso ne prendo ancora un po' e non
proprio come si usa, penso per così, sempre per così, si appoggia. Sì, l'ho scelta proprio, sì, ho scelto proprio un ombretto che sembra che mi hanno tirato un pugno in occhio. Proviamo ad aggiungere un po' di questo colorino qua che è un po' più, meno pugno nell'occhio. No, è anche peggio, bene. Mi piace. Oh no, la devo utilizzare così. Allora, l'effetto non è male. Qui ovviamente devo unirli perché sennò fa schifo. Forse dovrei mettere un po' di dovrei mettere un po' di correttore qua perché sennò si mischia col colore della mia occhiaia, che è già viola di suo. Però non è male. Per me che non riesco a mettermi l'ombretto decentemente. Così, mi piace. Devo un attimo affinare la tecnica perché qua ho sbavato troppo e qua dovrei farlo un po' più pieno. Però non è malissimo. Ok, quindi adesso abbiamo ancora le ciglia e con gli occhi abbiamo finito. Questo tipo di pennellino, la cipria. Bisogna prendere un po' di cipria col pennellino, se possibile. Se possibile, sì. La metto qua nel coperchietto. Ok, adesso la metto nelle ciglia e dovrei fare tipo da base per il mascara. Non so, non mi convince questa tecnica, però ne ho trovata anche un'altra e quindi con uno che farà una cosa e con l'altro farò un'altra, così proviamo. Metto ancora un po' di cipria perché non si tocca. Ok, poi prendo un mascara. Io uso questo qua sempre della Sienne, non è un brand molto utilizzato però io mi trovo molto bene. Qua con l'occhio chiuso metto il mascara. Sì, mi sono sporcata sopra, però mi piace l'effetto. Non ho neanche utilizzato il piegaciglia, quindi top. Come secondo metodo ho visto di prendere un pochino di vasellina. Io questa qua l'ho presa da Action e l'ho pagata veramente una stupidata. Ne ho presa troppa. Comunque, prendere un po' di vasellina e metterla nelle ciglia. Mi piace già così l'effetto in realtà, però le vedo, cioè vedo. Ok, prendiamo il mascara. Penso che farò la stessa cosa di questo, nel senso terrò l'occhio chiuso e metterò il mascara. Se state attenta. Ma no, preferisco questo qua. Preferisco, anche se qua vabbè ho sbagliato, ma perché sono io che qua che ho usato la cipria sono venute molto più morbide tra virgolette, invece qua sono uscite tutte unite. Cioè niente che non si possa risolvere con un pennellino, però preferisco queste. Anche se guardate poi con lo specchio, queste mi danno un aspetto molto più aperto dell'occhio e questa invece molto più tranquillo, normale, non dà l'effetto ventaglio, però queste sembrano molto più morbide, invece queste qua sono tutte unite. Però proviamo a prendere questo e sì, mi escono molto unite, però potrebbe essere anche il tipo di mascara che ho. Abbiamo l'ultima cosa da provare assieme, che è per le labbra. Non ho una matita labbra, quindi utilizzerò questa. Consiste nel fare una specie di O
Si è interrotta la registrazione. Ho fatto la O, con un rossetto vado a riempire le labbra. Io in realtà lo terrei anche così. Comunque, eccoci qua con il make up terminato. Certe cose sono andate bene, certe cose no, tipo il fondotinta. Le cose che mi sono piaciute di più ovviamente è il contouring per il viso paffuto, perché io avendo il viso tondo bisogna di snellirlo. L'effetto lifting con il correttore, molto carino, anche quello sotto gli occhiali utilizzando il blush, fantastico. E l'ultima cosa che abbiamo fatto, che è il rossetto utilizzando il metodo ovale o tondo, non so come si chiami, che mi fa sembrare la bocca piccolina e tonda. Nel contesto sono contenta, forse ho esagerato un po' troppo col blush, un po' troppo rosa, però carino. Io adesso mi fiondo a struccarmi perché ho caldo e questa roba è appiccicosa, la odio, quindi ci vediamo in un prossimo video e fatemi sapere se anche voi proverete queste tips, oppure se siete più esperti di me datemi qualche consiglio, specialmente sui pennelli perché non so proprio da dove incominciare. Un salutone e ci vediamo presto, ciao!